Chiunque si definisca un esperto di vintage è probabilmente la persona meno esperta di questo mondo sul vintage, perché è impossibile essere esperti di vintage. Se tu riesci a scollarti dall'idea che quel capo sia già stato utilizzato, vai ad acquistare dei capi che bene o male non verranno mai più prodotti. L'algoritmo premio veniva dato al balletto, al prodotto veloce. A me non interessa dell'algoritmo e delle cose, lo faccio a modo mio, perché la viralità ti porta a creare un contenitore di persone che non sai quanto sia buono. Ma ti dico, pre-Covid io compravo in UK le Detroit tra gli 8 e i 20 pound. Adesso non le pago meno di $80-90 l'una. Potremmo impostare tutto il podcast così, sì. Benvenuti all'Oma Launch Podcast, il primo podcast di Lomalab e 035. Qui diamo voce ai giovani imprenditori, creator e designer che lavorano dietro le quinte della moda, per scoprire le loro storie, le loro sfide e per lasciarsi ispirare. Io sono Filippo di 035 e l'ospite di oggi ve lo introduco così. Se in Italia abbiamo iniziato a parlare di vintage, forse è colpa sua. Qui con noi Giulio Marchioni, founder di Cocci. Grazie mille. Forse troppo, presentazione troppo gloriosa, glorificante. No, ma in realtà tu in Italia sei stato fra i primi grandi appassionati di vintage che hanno iniziato a comunicarlo su TikTok. La tua passione poi ti ha portato ad aprire Cocci, che è ad oggi un archivio, uno store online, uno showroom e anche un brand. Il fatto che tu abbia iniziato su Bologna, no? Il fatto che tu sia di Bologna, è stato per te un assist da questo punto di vista? Allora, io ho sentito una necessità di cominciare a comunicare questa tipologia di idea e di mondo, perché c'è tutta una vecchia scuola, una vecchia guardia di persone molto appassionate di vintage in Italia, però c'era sempre la tendenza a cercare di tenere un po' la cultura, diciamo il conosciuto all'interno di questa cerchia, di questa nicchia, e dal momento che anch'io avevo una grandissima difficoltà ad accedere all'informazione di tutto l'immaginario vintage, dei prodotti, della storia che c'era dietro, ho deciso di cercare di restituire tutto quello che riuscivo ad assorbire a una comunità che non esisteva in principio e che mano a mano ha cominciato a crescere ed espandersi, ecco. Bologna però è una città molto famosa per quanto riguarda i mercatini. Se devo pensare, è probabilmente quella che ne ha di più. Allora, Questo? assolutamente sì, nel senso che quelli disponibili e fruibili Mhm. per diciamo il consumatore che può andare e farsi il giro per il mercato, soprattutto improntato sul vintage, è una delle piazze più importanti ed interessanti d'Italia, secondo me, perché comunque la Montagnana di Bologna ha avuto un ruolo abbastanza centrante all'interno di questo tipo di cultura. E ovviamente ci sono anche altre realtà che potremmo mettere più o meno allo stesso livello, sicuramente Porta Portese di Roma e anche tutto quell'indotto che è stato dove diciamo arrivavano anche le navi cargo, l'importato americano, soprattutto Livorno è stato un po' l'importante, e anche tutto quello che è il concetto di Napoli, il mercato di resina, hanno una storicità che merita di essere menzionata, quindi non mi cioè Bologna, non siamo bolognacentrici, anche se mi piacerebbe, visto che vengo da lì e quindi fa sempre piacere parlare del posto a cui si viene, ecco. Il tuo know-how, il tuo sapere, deriva da uno studio pregresso, da un processo di formazione scolastico? Ok, assolutamente no, ed è una cosa che mi piace comunque portare sempre all'attenzione, nel senso che da dove si parte non è poi necessariamente dove si va a sboccare o dove poi si arriva, o comunque le strade possono essere mille. Io non ho mai studiato moda, non ho mai studiato né storia, che in realtà è una cosa che mi sarebbe sempre piaciuto, nel senso mi sono avvicinato a quel mondo lì perché ho una passione abbastanza smisurata nei confronti di tutte le materie umanistiche, soprattutto la storia. Però non ho mai studiato questa tipologia di materie, non ho mai studiato moda. Il mio percorso, il mio pregresso universitario è prettamente economico, quindi io esco da un bachelor, quindi da una triennale in economia aziendale fatta a Bologna, e poi ho fatto management e marketing a Roma, e durante il percorso, anche nei miei anni scolastici, non ho mai avuto l'idea, o comunque sì, l'idea di che sarei finito in questo mondo qua, nel senso che è stata poi una collateralità di un mio hobby, della mia passione, che si è unita poi a un tipo di visione un po' più economico, manageriale, sales, eccetera. E quindi la tua formazione da dove arriva? Da libri, YouTube? Ok, la mia formazione anche questa è una domanda abbastanza ricorrente, ed è proprio per il discorso che si faceva prima,
che la simmetria informativa in questo mondo è gigantesca. E tu prima mi parlavi del fatto che sono stato uno dei primi probabilmente a parlare di Sì. questa roba in Italia, e il problema è che è un po' così in tutto il mondo, e quindi c'è una grande pecca, c'è una grande falla in questo sistema, che abbiamo una bibliografia molto scarsa e non ci sono dei manuali che ti possano iniziare a questo tipo di mondo, a questo tipo di passione, a questo tipo di professione. E quindi l'arricchimento culturale arriva deve essere proattiva, cioè tu devi andare a cercarti le informazioni, e quindi ho messo insieme un sistema per cui tutte le persone che possono avere qualcosa da raccontarmi me le tengo vicino per assimilare e assorbire cultura. Tutto quello che può essere preso dalla bibliografia frammentata in libri, o tante persone che hanno archivi si sono fatti il loro libro con archivi e spiegazioni, e quindi è stato un po' la voglia di andare a cercarsi l'informazione che mi ha portato a costruire un nucleo che si espande di giorno in giorno e continua ad arricchirsi di informazioni, perché è un mondo talmente grande quello del vintage, per cui adesso forse dirò una cosa forte, ma chiunque si definisca un esperto di vintage è probabilmente la persona meno esperta di questo mondo sul vintage, perché è impossibile essere esperti di vintage. È probabile e si può diventare discretamente bravi in una parte specifica, In una nicchia. sì, esatto, in una nicchia, in una ramificazione del vintage, ma stiamo parlando di una disciplina che è un contenitore. È come se uno mi dicesse sono esperto di moda o sono esperto di cinema, cioè stiamo parlando veramente di cose, contenitori macro. E un giovane che vorrebbe intraprendere un percorso simile al tuo, a lui quale consiglio daresti per cominciare, per nutrirsi di informazioni così? Ok, io credo che questa cosa qua debba essere vista prima dal punto di vista romantico, dell'avere una necessità intrinseca, personale, che venga da dentro, di andare ad arricchire una conoscenza. Quindi solitamente, soprattutto in questo periodo storico qua, soprattutto applicato al vintage, che è, diciamocelo, un trend, il binario opposto. Quindi si parte dall'idea di poter fare soldi sul vintage per poi magari forse andare a prendersi qualche informazione, e questo processo ti porterà a lasciare questo tipo di mondo, perché senza la stratificazione culturale che c'è dietro non riuscirai ad andare poi a strutturare un eventuale business. E quindi il mio consiglio è quello di partire proprio a una ricerca, come se si dovesse fare una ricerca storica, una ricerca personale su qualcosa di cui si ha interesse, ed andare a cercare di carpirsi ogni singola informazione da ogni persona che possa sembrare, anche semplicemente una pagina, una mood board di Instagram che propone dei contenuti interessanti. Già quello è un primo approccio. Io quando ho tempo mi passo magari una mezz'ora sull'Esplora di Instagram, perché ci sono degli showroom o comunque anche solo dei seller americani o anche giapponesi, perché no, che postano robe che io magari non ho mai visto, e magari dalla descrizione sotto mi prendo qualcosa che il giorno prima non avevo, capito? Quindi è tutto, è una cosa che parte da dentro e deve essere molto, e poi è avvolgente al 100%, cioè solo l'avere il tipo di cioè solo l'informazione, solo la cultura che deve entrare è un lavoro a tempo pieno, perché senza quello tutto il resto veramente diventa molto complicato. Che poi il discorso che facevi prima sulla storia è anche proprio una delle peculiarità del vintage, cioè i capi hanno effettivamente una storia, sono appartenuti a qualcun altro prima di te, con grande probabilità. Vuoi raccontarmi 3 storie dietro ad alcuni capi che hai avuto sotto mano che ti sono rimaste nel cuore, ti hanno colpito? Ok, qua ne ho 3 che sono loro, e faranno fatica a entrare dei nuovi preferiti, perché sono molto forti, ci ha enfatizzato tanto. Allora, la prima parte dalla più simpatica, diciamo, che è quella meno enfatizzante. È dentro un Carhartt, un double layer distrutto dentro un lotto. Stavo sistemando le giacche, le stavo preparando poi per essere processate, e sentivo che questa giacca era molto pesante, e sentivano dei rumori metallici all'interno di una pocket, e quindi sono andato a cercare dentro, e dentro questa tasca ho trovato 14 proiettili a espansione ancora chiusi da caccia, e se qualche autorità competente sta ascoltando, sono stati ovviamente consegnati ai carabinieri, e niente, perché cioè
quella è proprio l'idea di ciò che poi dopo si va a raccontare, no? Perché il workwear, il canvas, cioè karate è stata utilizzata non solo per i lavori, ma anche tanto nel mondo caccia. E quella giacca effettivamente aveva una storia di qualcuno che c'era andata a caccia e addirittura si era dimenticato le cartucce all'interno della giacca. Quindi quello è proprio la storia da raccontare. Ed è la storia di una persona semplice, magari, che andava semplicemente a caccia, senza andare su troppi sofismi. E ce ne sono due invece che sono molto più di rilevanza storica. Ho un G1, quindi una giacca in pelle del contratto del 71, quindi fine Vietnam, e questa giacca aveva delle patch molto particolari. Sono andato a fare ricerca con anche il venditore che me l'ha venduta, americano, e perché l'interesse nasceva da delle patch NASA, quindi del progetto spaziale, e nello specifico abbiamo una patch NASA, una patch dell'Apollo 14, quindi una delle missioni spaziali, e c'era ancora il nome della persona che la indossava, ed era un membro di una crew della US Navy che si incaricò di andare a recuperare gli astronauti quando caddero nel Pacifico alla fine della missione. E quindi quello è uno di quei pezzi che cerco sempre di portare, di raccontare, perché lì non parliamo di storia, di macro storia, parliamo di uno dei momenti più importanti della storia dell'uomo e tecnologico, quindi lì siamo veramente invece nella storia. E il terzo invece è molto più riflessivo e viene ancora da più lontano. Quindi siamo partiti da una cosa successa 15 anni fa, questa è successa, siamo nell'ordine di 50 anni fa, abbiamo una roba che, questa che ti vado a raccontare invece ha 80 anni, quindi è una vecchia signora, diciamo. Cavolo. E all'interno ho trovato un blazer inglese di fine anni 30, e questo blazer aveva questa etichetta che si chiama CC41, che era un'etichetta statale, che praticamente in quegli anni, quindi negli anni di guerra, vigeva l'austerity, quindi non si potevano utilizzare materiali che sarebbero poi potuti essere utili a scopo bellico all'interno dell'abbigliamento, e quell'etichetta certificava questa cosa qua. Quindi un blazer che ha letteralmente visto la guerra, e all'interno di questo blazer di un college britannico femminile ho trovato un piccolo pezzo di carta dove sopra era segnato, è divisibile, dove tu potevi segnarti la razione di cibo che ti spettava nel college, e all'interno c'era scritto meat, egg, questa roba qua, e quindi la ragazza aveva ancora dentro il taschino questo tipo di cosa qua, e quindi trovare proprio gli oggetti di 80 anni fa all'interno è una soddisfazione gigantesca, e anche proprio poterne parlare è quasi emozionante. Li conservi ancora tutti e tre questi capi? Assolutamente sì, e avendo comunque anche un concetto non solo di vendita ma anche di archivio e di archiviazione, rimarranno lì, e fino a quando potrò, e massima sarà l'esposizione che potrà avere questa parte di archivio, cercherò di raccontare queste storie, e spero di averne altre in un futuro prossimo ancora più interessanti, ecco. Ecco, raccontami com'è gestire Cocci da tutti i punti di vista, quindi archivio, showroom, brand. Ok, allora, anche qua parto da un bias, no? Che c'è nei confronti di questa cosa, perché da fuori si percepisce semplicemente la bellezza, no? Che c'è nel gestire un progetto, e quando poi effettivamente nello stato embrionale in cui è di fatto ancora il mio progetto, ci sono dei cavilli, come posso dire, di procedure logistici, che sono in realtà la parte, diciamo, core, no? Di tutta. Quindi sì, c'è il buying, c'è la ricerca, c'è lo sviluppo del prodotto, c'è tutta la parte emozionale che ti racconto dei capi che trovi, però c'è anche tutta una parte logistica che è necessaria, e che in realtà è la parte core, quindi il 70-80% del tempo che passo lo passo ancora oltre al buying, nel processare il capo, nello stirare, nel misurare, nel caricare sul sito, nel gestire la comunicazione. Lo dico sempre perché sono in un momento in cui ancora mi occupo praticamente di tutto. Io mi autodefinisco l'operaio di me stesso. Fai tutto da solo? Sì, faccio tutto da solo al momento, che non è una cosa di cui mi vanto, nel senso che il mio obiettivo e il mio focus è quello di cercare di togliermi, di alleggerirmi questa parte, sbloccando dei flussi di cassa diversi da quelli che sto avendo, per potermi dedicare completamente alla ricerca, per portare
un vintage, una selezione sempre più alta, una selezione di archivio più interessante e perché no di potermi dedicare anche di più al prodotto che è stato un po' sacrificato in questo processo, perché lì pecco un po' di professionalità, perché è bello raccontare il fatto che non si viene dalla moda e non la si sia studiata, però poi anche all'interno della moda ci sono delle professionalità e delle cose che se tu non hai devi andare a ricercartene negli altri, e quindi quella cosa lì è stata un attimo messa da parte e i progetti di produzione sono sempre stati un po' beta, sono sempre stati un po' a spot. Per questo motivo qua mi piacerebbe dare una continuità e spero di potermi liberare di tutta quella parte un po' più procedurale per dedicarmi un po' più nello specifico anche a questa cosa qua. Nel 2025 in Italia si può vivere di vintage? Allora, nel 2025 in Italia è difficile vivere di vintage, è possibile, dipende anche un po' quali sono le proprie aspettative nei confronti del vintage, nei confronti di come si vuole vivere e nei confronti di dove si vuole andare un po' a parare, perché il vintage, come dico sempre, ha delle criticità gigantesche, principalmente due. La prima è l'approvvigionamento dei capi e della merce della selezione, soprattutto se si vuole tenere un tipo di selezione interessante, e questo mette già un blocco alla scalabilità del business. La seconda è sempre un po' un blocco, ed è più legata al fatto che il tempo per processare un capo vintage è lunghissimo. Parli praticamente sempre di pezzi singoli, è difficile trovare una cosa diciamo in taglia, per dire, quindi ogni capo ha bisogno di una manualità di lavorazione gigantesco, perché il capo va trovato prima di tutto, va lavato, va stirato, va misurato, va comunicato, va caricato sul sito ed eventualmente, se ti va bene, va spedito, e più poi parte tutta la parte di CRM, quindi di assistenza eventuale dopo. E questa cosa qua è la grande differenza tra chi produce, perché lì decidi tu, puoi delegare la logistica, decidi tu le quantità, decidi tu i margini. Una volta che hai fatto la comunicazione su un capo, ne hai prodotti 100, 200, 1000, la comunicazione è stata fatta e il capo si autogestisce, se vogliamo. E quindi il vintage ha delle criticità di scalabilità, quindi si può vivere di vintage, non si può creare un sistema aziendale unicamente basato sulla vendita del vintage, secondo me. Che è il motivo per cui tu non ti occupi solo di quello. Esattamente, cioè in un bucolico mondo in cui si potesse autoprodurre tutta la gestione del vintage, probabilmente vivrei semplicemente facendo il buyer, quindi comprando e vendendo questa tipologia di prodotto, però anche tutta la parte di archivio in realtà dà una grandissima soddisfazione, perché avere i tuoi capi, averli lì, comunque anche quel tipo di cosa viene processata, però l'archiviazione, almeno quando tu il capo l'hai archiviato, lo hai lì e quindi è già più pronto, se vogliamo, per un possibile noleggio, un possibile brand che viene, lo prende il capo e prende ispirazione. È una cosa un po' più, una volta entrato nel sistema diventa una cosa più gestibile e più scalabile, forse. Quindi è anche per quello. Ti direi vendita di vintage e parte archivio. La parte di brand heritage, quindi di prodotto mio, va invece nella direzione del non posso fornire la selezione che voglio, non posso fornire la velocità che voglio, ti propongo un capo che abbia chiara ispirazione, che venga da quel mondo lì, che abbia quella facilità che va nel prodotto fatto da te, capito? Questa è un po' ed è un po' quello che poi tutti gli showroom americani da cui io ho preso ispirazione negli anni, quindi pre-Covid, è la direzione poi che hanno preso un po' tutti, perché sono tutti partiti da pagine vintage incredibili con una selezione pazzesca, e poi tanti sono ad oggi diventati solo heritage brand, non fanno neanche proprio più selezione di vintage, per questo motivo qua, perché hanno avuto delle esigenze di scalabilità e di business totalmente diverse. Ci sono delle case history secondo me molto, molto vincenti, tipo No Maintenance per intenderci, però sì, quello sviluppo là non è stato perché il vintage non era più interessante, ma perché si voleva fare un tipo di impresa diverso con dei numeri diversi. Perché spieghiamolo bene, tu vai a prendere dei modelli, dei cartamodelli di molti anni fa e li vai a riproporre come se fossero usciti oggi, no? Esatto, il mio intento, il mio impegno nei confronti di fare brand heritage è non limitarmi semplicemente a fare delle mere riproduzioni dei capi, ma si parte da quello, si parte da una scarcity, quindi da una mancanza di prodotto, dall'impossibilità di avere quel tipo di prodotto, e nella mia idea è proprio quella di andare a ricercare tutto quello che sono referenze del passato interessanti,
e di rivisitarle, di riscriverle in un contesto che possa diventare un po' più moderno, perché comunque vado ad approcciarmi a un target molto giovane, vado ad approcciarmi a un target che non ha nessun tipo di voglia di vestirsi vintage da capo a piedi, e quindi il mio output, il mio prodotto deve necessariamente poter essere inserito all'interno di un armadio contemporaneo, quindi di fianco a un pantalone magari prodotto l'anno scorso può esserci questa giacca che ha delle referenze prese da giacche anni 40, ma che abbia una vestibilità, magari una tipologia di materiali che sia consona a quello che è il momento e a quello che un po' si va anche a ricercare sul mercato in questo momento, ecco. Abbiamo parlato prima delle criticità del vintage. Ti è mai capitato di essere truffato? Assolutamente sì, assolutamente sì. È come quando si fanno i contenuti, no? Che la gente c'è questa cap, no? Non sbagli mai, no? E io lo dico sempre, non si sbaglia mai perché si fa vedere solamente quando si va bene, quando si ha successo in una piccola cosa, in un acquisto, che può essere il singolo pezzo o possono essere anche lotti magari molto più grandi. A me è capitato più volte, soprattutto in passato, quindi facendo tentativi magari con fornitori che non erano diciamo nel mio pacchetto, diciamo, di fornitori classico. Ho fatto degli esperimenti e mi è successo, per dire nello specifico, una delle più grandi, avevo un progetto molto grande, molto interessante per un merchandising musicale, e volevamo stampare su Blank Vintage Realtree, e sarebbe stata una cosa molto interessante perché progetti partendo da Blank Vintage, soprattutto nel comparto musica italiana, ci sono stati veramente pochissimi tentativi ed è una cosa abbastanza coraggiosa. Il problema è che quel lotto era bruttissimo, di vintage non c'era niente, erano Realtree false addirittura, nel senso che erano state prodotte non si sa dove. E la cosa simpatica di questa storia è che erano state prodotte queste maglie, il materiale era indecente e addirittura si andò a mettere un tag e non era stata neanche fatta la ricerca per fare il capo finto, quindi non si era andata a copiare un'etichetta di una maglia vintage Realtree, ma erano state messe delle etichette di asciugamani in cotone egiziano sopra, e quindi cioè la beffa sì, però almeno c'è una storia simpatica da raccontare, perché ho queste 250 maglie che ancora la stanno, però ecco, insomma. Sì, succede. Quando la gente vi dice che non viene mai truffata, significa che c'è qualcosa che non va. Ok. Mentre invece lato consumatore, secondo te quale può essere un modo per evitare le truffe? Ok, allora ci sono, anche qui abbiamo parlato di criticità e anche qua siamo nel Apriamo apriamo il vaso di Pandora, perché si è capito che il trend può essere ripreso anche nel mondo del fake, che prima eravamo tutti molto abituati, no, al fake delle sneakers, certo. e allora sono adottate un po' di contromisure per capire, non limitare, per capire quando si andava a comprare l'originale e quando si andava a comprare il falso. Quando una bolla scoppia, il falso arriva, e lo sappiamo. E i trend più grossi che ci sono in questo momento ancora oggi sono su Carhartt per esempio, e quindi nel mercato Carhartt sta diventando l'80% falso, 20% forse, sono anche ottimista, vero, e contromisure purtroppo entrano in capo a me, nel senso che io ricevo una cinquantina di richieste al giorno di qualcosa che assomiglia a un legit check, perché giustamente la gente non sa, non ci sono delle guide, i manuali che ci sono di Carhartt, che sono stati stampati tanti anni fa, hanno dei costi che sono folli, quindi anche lì è molto difficile, perché o tu sei spigliato, ci sono delle guide su Reddit per esempio, però sono robe veramente che devi andare tu, è tutta proattività il vintage, devi andare a cercarti le informazioni, si trovano, e come per giacche, canvas, dico Carhartt, stussi per le maglie, il mercato si sta saturando di maglie fake purtroppo, perché il target di riferimento, il trend, chi ti chiede stussi, e quindi in Bangladesh, Pakistan, eccetera, si fanno produzioni massicce di maglie stussi ed entrano sui mercati, soprattutto sulle piattaforme, e lì soprattutto sulle maglie è molto 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 complicato, perché un canvas, un interno di una giacca in lana cotta, rifarlo bene ha comunque dei costi che chi fa fake non si sobbarca. Per le magliette sì, si può andare a lavorare sui tag, sulle stampe, però lì diventa molto 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 complicato. Se siamo qui oggi e tu sei seduto su questo divano, su questa poltrona, è perché prima di altri hai voluto comunicare questa tua passione su TikTok.
Da dove viene l'idea di comunicare la tua passione su un social che al momento del tuo inizio era ancora in fase di espansione, di sviluppo? Allora lì devo ringraziare tutti i miei amici e tutti quelli che già avevano cominciato ad approcciarsi a questo al mondo della comunicazione lato questi strumenti, perché, io ero molto restio in realtà. Ero molto legato al concetto di prodotto e volevo che il focus sulla mia comunicazione fosse sempre solo il prodotto, e sono stato spinto da un sacco di persone. Il primo, è quello che me lo ricordo tutte le volte, è Jacopo De Carli. Ciao Jacopo. Ciao Jacopo, salutiamo. Che lui mi ha stressato fino alla morte per farmi vai su TikTok, metti la tua faccia sulla cosa, parla di questa roba perché tu dici cose interessanti. E io non avevo TikTok, io non sapevo cosa stesse succedendo su TikTok. Siamo nel 2019-2020? Siamo post-Covid, siamo nel Post-Covid. 2022, 2022. siamo là in quella fase là, e non sapevo cosa succedesse perché ero una persona che già si rendeva conto di quanto passasse tempo al telefono, e parlo di tante ore, e quindi non volevo aggiungere un'addiction, no? Un'infatuazione, un'assuefazione per il contenuto rapido, no? Per lo scrolling, perché sapevo che comunque ci si cade, no? Cioè nel senso, è una di quelle cose che anche se tu hai vissuto senza, perché la nostra generazione ha vissuto senza, che è una fortuna perché sai cosa c'era prima, sai quanto era veloce lo stimolo prima, e questo sarà un grande problema per le prossime generazioni che invece sono abituate sempre solo a quel tipo di velocità di contenuto, che va molto più veloce della vita reale in realtà. E quindi il giorno che ho scaricato TikTok ho fatto il primo contenuto. Cioè io il giorno che ho scaricato l'applicazione non ero un utente ma ero un creator. E se tu vai a vedere, io non ho cancellato niente della mia roba perché non mi interessa. Non avevo idea né di cosa facessero gli altri, né di come si montasse un video, di come si tagliasse un video. I tagli che ci sono nei miei primi video sono, non lo so, possiamo definire da boomer, non lo so, capito? Sono una roba tremenda. Però sapevo, cioè avevo questo input e sapevo che comunque sì, l'algoritmo, il premio veniva dato al balletto, al prodotto veloce. E quindi quando io sono andato su quella piattaforma ho detto ok, come sempre, cioè io voglio fare una roba, a me non interessa dell'algoritmo e delle cose, lo faccio a modo mio. E quindi ho detto io voglio fare un contenuto che sia almeno di 1 minuto, dove parlo e faccio informazione. Quindi se tu sei interessato a questo tipo di prodotto, cioè se tu ti accolli il minuto di uno che parla di una roba che magari anche poco ti interessa, tu per me già sei potenziale cliente. E i meccanismi di realtà sono abbastanza semplici in realtà, però non mi servono e non volevo quello, perché la viralità ti porta a creare un contenitore di persone che non sai quanto sia buono e quanto sia efficiente e quanto sia efficace. Se invece tu già parti con la comunicazione mirata sul tuo target di riferimento, magari fai meno numeri, magari i brand ti percepiscono in un modo meno grande rispetto a quello che potresti essere, però sai già che quello che vai a creare avrà una bontà che ti porterà delle vendite, ti porterà delle persone interessate a questo mondo, ti porterà dei contatti e delle connessioni che ti potranno aprire a determinati tipi di possibilità. E quindi per me TikTok è stato quello. Vado ma lo faccio le mie regole. E ancora oggi io sono una nicchia di TikTok, sono minuscolo. Cioè in questi 3 anni avrei potuto fare veramente tante cose per diventare io stesso, io Giulio e non Cocci, un creator se vogliamo. Non è quello che mi interessa. A me interessa Cocci, a me interessa che quella creatura lì diventi un'azienda. Poi tutto quello che gli va dietro mi fa piacere, per l'amor di Dio. Non stiamo a prenderci in giro, nel senso, fa piacere essere fermato per strada e dire tu sei quello che parla di vintage. Sono grato ogni giorno di questa cosa. Però deve essere una collateralità. E anche lì il binario è sempre l'opposto. La gente comincia a fare questa roba perché vuole i follower, vuole quel tipo di riconoscibilità e quindi imposta la sua comunicazione, il suo contenuto per attrarre i follower. Sì, per diventare creator. Però la cosa che dico sempre è che qualunque cosa tu faccia, a prescindere dai follower che hai, è quello. Cioè nel senso, se tu fai i balletti, adesso non voglio svilire la professione di ballerino, ok? Perché cioè chi lo fa per professione, dopo sembra che, capito, facciamo i classisti. Sì. No, chi si mette e fa 15 secondi di balletto su TikTok per diventare virale e magari fa 500.000 di follower, come era pre-Covid, cioè tu poi nel mondo sei uno che ha fatto quello, ok?
Quindi a me interessa essere una persona professionalmente interessante, capito? Perché poi nella vita reale sarò quello, capito? E secondo me questo mismatch qua non è percepito, cioè c'è ancora tanto da lavorare. E a distanza di 3-4 anni ormai che fai questa cosa su TikTok, li stai vedendo i risultati della tua comunicazione? Cioè il livello di conoscenza del vintage in Italia sta aumentando? Ma allora ero molto più ottimista in questo senso, perché pensavo che il trend del vintage macrocontenitore avrebbe trainato questa parte molto più nicchia, molto più sofisticata, molto più sulla ricerca anche vecchia, in modo più preponderante. In realtà la nicchia è rimasta un po' circoscritta, perché chi effettivamente poi magari il contenuto se lo metabolizza, però la gente che poi, come ti dicevo, in modo proattivo va di nuovo a ricercare le cose è poca. Però nel poco, la gente che poi era entrata in questo meccanismo qua, ho creato anche dei rapporti bellissimi con persone che mi hanno detto grazie per avermi iniziata questa cosa, però poi, cioè, io devo essere io come gli altri che lo fanno, devo essere un input, un punto zero. Poi comunque io non potrò darti tutto e quindi sta a te se avrai quel tipo di voglia. Cioè i risultati li ho visti, ma in modo romantico pensavo che sarebbero stati anche maggiori, ecco. Se dovessi andare indietro, ripercorrere un po' quello che è stato la tendenza del vintage e come si è evoluta negli ultimi anni, c'è stato un capo che ha scatenato tutto questo? Allora, un capo che ha scatenato tutto questo, sì, c'è. Mh. C'è, ed è un caso secondo me più unico che raro, e stiamo parlando della Detroit di Carhartt, che tra l'altro a livello, cioè storicamente parlando, rispetto a tanti altri capi di cui si può parlare, non ti dico che sia storicamente irrilevante, però ci sono tanti capi che avrebbero una menzione d'onore molto più importante da farsi, però si è tutto concentrato su quello perché comunque è un brand che c'è sempre stato, sono più di 100 anni che esiste Carhartt, e ancora oggi lo trovi, e quindi il poter associare comunque un'idea di brand a un capo vintage workwear è stata la combo perfetta. E la cosa molto interessante secondo me è che gran parte di questo lavoro, di questo hype che c'è dietro, è stato fatto dagli addetti ai lavori più dell'immaginario vintage, perché gli showroom americani, quando c'era disponibilità di questo capo, di questa Detroit, di questa giacca da lavoro, venivano spammate su queste pagine anche con contenuti interessantissimi, esteticamente super piacevoli, eccetera, in modo molto massiccio. E quindi è stato un avvicinamento al vintage, quindi c'è stato un tale interesse per il percepito dell'heritage di quel capo, che poi dopo l'ha sparato nell'iperuranio anche nel nuovo, perché poi ovviamente cosa succede? Il meccanismo è che non trovandolo nel vintage si va comunque a cercare in boutique, in negozio, e questa cosa qua è molto simpatica perché, detto in modo sincero, non so effettivamente quanto sia il peso specifico degli showroom del vintage e quanto sia il peso specifico di Carhartt stessa per questo tipo di meccanismo. E questa roba fa ridere perché solitamente è il brand che lavora sul percepito del prodotto e ti invoglia a comprarlo. E questa cosa qua probabilmente è stata un'unione di intenti, non neanche troppo voluta, però sì, parliamo da Detroit di Carhartt. E anche a livello di buying ti dico che le differenze sono abissali tra quello che succedeva pre-Covid e quello che succede ad oggi. Quanto costava, per dirti, 20 anni fa una Detroit di Carhartt oppure 10 anni fa? Allora, 20 anni fa non aveva nessun tipo di valore, Ok. ma proprio nessun tipo di valore. Veramente non c'era neanche la gente che aveva l'interesse a vendertela, perché erano proprio rugs, erano stracci. Ma ti dico, pre-Covid io compravo in UK le Detroit tra gli 8 e i 20 pound. E oggi? E la cosa bella era che io avevo la possibilità di fare questo tipo di buying a questo tipo di prezzo super interessante e di proporre una Detroit anni 80-90 con una fattura incredibile sul mercato a 120-130 euro, e quindi la cosa era una soddisfazione gigantesca perché io avevo un bel margine, davo un prodotto di cui ero certo che la gente sarebbe stata soddisfatta, di una qualità incredibile, alla metà del prezzo di retail che avrei potuto trovare in boutique. Era un win-win per tutti. E adesso io da wholesaler, se voglio solo Detroit, perché ovviamente è uno dei modelli del parco giacche di Carhartt che sono state fatte negli anni, non le pago meno di $80-90 l'una. Quindi a quel punto io ti devo proporre una Detroit di Carhartt a 300 euro, vado sopra il prezzo di retail del nuovo
E quindi lì a quel punto io da purista del vintage dovrei dirti va bene, è fatta meglio, c'è una fattura migliore, però poi comunque anche la variabile prezzo, il fattore prezzo incide. Quindi dopo non so se mi sentirei di dirti vieni a pagare una giacca vintage il doppio di quello che pagheresti nuovo in boutique, capito? Lì dopo entriamo in meccanismi un po' strani. Lo consideri un modo sbagliato di lucrare sul vintage, questo delle giacche di Carhartt? No, nel senso che non siamo paladini di niente e comunque vada, anche se se abbiamo questo tipo di roba che da purista, da paladini del vintage o di un capo o di un brand, siamo tutti vittime del mercato, nel senso che siamo in un mondo che siamo nati e cresciuti e moriremo in un mondo dove la domanda e l'offerta regolano qualunque tipo di prodotto. E quindi c'è stata questa cosa qua, è successo per le sneakers prima, è successo su un capo, succederà su altro, e semplicemente si fanno delle scelte. Io ho deciso di assortire meno Carhartt perché non mi sento, non voglio sentirmi responsabile di una vendita di una giacca di Carhartt a 500, 600, 700 euro, perché non lo ritengo più win-win per il mio potenziale cliente. Chi lo fa assolutamente bene, nel senso che fino a quando ci sarà disponibilità a pagare quel capo, il venditore deve venderlo, perché è la regola di mercato. Non vuoi quella, ci sono tante altre opzioni, tante altre alternative workwear a un quinto, un sesto del prezzo, altrettanto meritevoli. E qual è invece secondo te il peggior modo per lucrare sul vintage? Il peggior modo per lucrare sul vintage è dire falsità riguardo dei capi. Quindi, perché il problema sul nuovo si parla sempre del fake, no? Sì. Il nuovo, c'è il nuovo e tu fai il fake per lucrarci. Nel vintage, non essendoci informazione, essendoci tanta simmetria informativa, io volendo, se non fossi una persona eticamente corretta, potrei raccontarti la qualunque su un capo e venderti una storia che storia effettivamente non è. E quindi il peggior modo di lucrare sul vintage nel mio modo di vedere in questo tipo di mercato è dire vendere un prodotto per ciò che non è, e io posso accettare il fatto che anche il venditore non conosca in realtà e quindi che ci sia la presunzione di ignoranza, ok? A quel punto può essere passabile. Quando tu sei consapevole che stai dicendo una cosa fallace solamente per vendere il prodotto, quella cosa lì a me, che so che lo stai facendo, dà fastidio, ecco. Vogliamo sfatare dei falsi miti riguardo al vintage? Ad esempio mi viene in mente il mito che dice: se io devo spendere la stessa cifra per una giacca usata rispetto ad una giacca fast fashion, compro la giacca fast fashion. Ok, allora, questo è un discorso molto interessante. Prima ti parlo di questa dicotomia qua e poi mi riaggancio e ti faccio un discorso proprio di fast fashion. Lì anche lì si può fare un discorso da purista, no? E quindi si può andare a parlare del fatto che comunque i sistemi di produzione, i materiali che tu ritrovi in una giacca anni 60, 70, 80, fino a quando sono state comunque le produzioni America, Italia, Giappone, Inghilterra, Francia, Germania, eccetera, sono capi che non vengono più confezionati così, se non in determinati settori del lusso a dei prezzi retail folli. Quindi già si parte proprio da una differenza intrinseca di prodotto gigantesca. E poi soprattutto il discorso leva prezzo nel contesto fast fashion ha creato un tipo di bias gigantesco e nasce proprio dalla risposta che si ha al fast fashion, che è non posso permettermi di comprare qualcos'altro, non posso permettermi di pagare questa cifra, allora compro fast fashion. E questo è uno degli errori più grandi di percezione che si possono fare, perché un capo ha sempre più o meno lo stesso costo, cambia semplicemente chi lo va a pagare, perché la parte è un modo molto egoistico di approcciarsi alla moda, perché tu stai scaricando il prezzo che tu non puoi permettere di pagare su qualcun altro, e quel qualcun altro è un lavoratore che non viene pagato, un lavoratore che vive in delle condizioni tremende, anche poi su il quanto viene prodotto male, bene, un capo, certo siamo d'accordo, però è proprio, cioè quello che tu non paghi lo paga qualcun altro, e poi c'è il percepito che tanto succede tutto lontano, no? Perché si parla comunque di produzioni estere, in paesi anche magari sottosviluppati o in via di sviluppo. In realtà il problema è molto più vicino di quanto si crede, perché se noi andiamo a fare una cernita di quante aziende manifatturiere italiane hanno chiuso negli ultimi 50 anni,
ce n'è un'infinità, non semplicemente il tessile, ma anche solo aziende di bottoni, cerniere, la merceria che c'avevi sotto casa, magari della signora che non può più stare in piedi, lo zio del fratello del tuo amico che ha perso il lavoro per questa cosa qua. Quindi quel discorso lì faccio molta fatica a digerirlo, non ne parlo mai perché poi sembro sempre quello che è contro, no? E poi cioè nel senso, l'importante è essere consapevoli di questa cosa. Tu non stai facendo un reato, no? Comprando fast fashion. Quindi se tu hai la coscienza morale e sai cosa stai facendo, cioè questa cosa qua, io non ti dirò mai non comprare fast fashion. Io voglio che tu sia consapevole di questa cosa qua, di quello che tu stai facendo e di quello che sta generando sul sistema produttivo non solo estero, ma anche italiano. Questo è una cosa che ci tenevo tanto a dirla perché non l'ho mai detta in questi termini qua e credo sia abbastanza importante. Anche perché lato TikTok, lato creator, il sistema è talmente veloce per cui cioè, tanti creator devono necessariamente farsi sponsorizzare da fast fashion, devono necessariamente avere costantemente prodotti da farti vedere e quindi giustamente il fast fashion è il sistema più facile e tante volte, soprattutto sotto questi contenuti, o anche il creator stesso che ti dice do un'alternativa a chi non può permettersi questo. Sì, ma cioè, tu stai dando un'alternativa perché qualcun altro sta pagando per te, capito? Questo è quello che penso. Nuovo, vecchio, vintage, nuovo, vecchio e soprattutto fast fashion, ecco. E altri falsi miti invece che riguardano il vintage che vogliamo sfatare così? Allora, falsi miti. Fammici pensare. Cosa potrei... Falsi miti. Non lo so se possono esserci falsi miti. Il fatto che forse sono troppo costosi a volte, il prezzo ingiustificato. Ok, allora, anche lì c'è proprio tutta la differenza, non voglio troppo entrare in questa cosa qua perché la differenza tra vecchio e vintage, no? Sì. Cosa è second hand, cosa è vintage, perché si potrebbe fare una puntata solo su questo, anche perché non esistono canoni, non esiste bibliografia, quindi io posso dirti una cosa, il prossimo ospite può dirtene un'altra, quindi non voglio entrare in quel discorso lì, però se tu riesci a scollarti dall'idea che quel capo sia già stato utilizzato, perché quella è una roba che può essere, anche quella è giustificabile, uno ha il terrore che qualcun altro abbia indossato quel capo. Finita lì, non comprare vintage, compra il nuovo. Compralo se riesci in modo etico, ma compra il nuovo. Non sono io a dirti no, devi per forza comprare il vintage. Sono scelte. E una volta che tu ti scolli da questa cosa qua, se riesci a scollarti da questa cosa qua, quando vai veramente a parlare di vintage, di archivio, di roba veramente interessante, lo ripeto, vai ad acquistare dei capi che bene o male non verranno mai più prodotti o se ne produrranno sempre meno. Quindi tu stai andando a comprare una cosa che tra 100 anni magari manco esisterà più. E quindi la vera giustificazione del prezzo, oltre alla qualità di cui stiamo parlando, poi si va a legare ai concetti di scarcity, no? Se vuoi quel prodotto e quel prodotto non c'è, non è disponibile o è stato è reperibile poco sul mercato, siamo tornati, vedi, cioè il principio regolatore, la mano regolatrice del mercato, Adam Smith, rivoluzione industriale, cioè non ci scogliamo, sono passati 300 anni, siamo sempre lì, domanda e offerta. Quindi perché paghi tanto? Perché la domanda per quella roba c'è e l'offerta si tarda di conseguenza. Questo se potremmo impostare tutto il podcast così, potrei darti la domanda ben impostata, domanda e offerta, guarda. Vediamo se funziona anche con questo. Allora, spesso e volentieri il vintage passa per essere un modo per favorire l'economia circolare, per favorire la sostenibilità ambientale. È davvero così? Allora, qua invece andiamo sul citazionismo Davide contro Golia, semplicemente. Nel senso che assolutamente all'interno dell'immaginario vintage c'è un modo sostenibile di portare al mercato prodotto, però se tu e tutti sono focalizzati, no? Perché la gente guarda i dati senza compararli a quegli altri, no? E tu guardi un grafico, no? Di quello che è il trend, le vendite, la crescita del mercato vintage e vedi, no? La crescita esponenziale di questo mercato. Poi tu la metti di fianco alla curva del fast fashion e vedi che cresce meno del fast fashion. Quindi a quel punto lì, certo, si può andare a lavorare su un concetto di sostenibilità di economia circolare, ma si parla di
di Davide, cioè, capito? Cioè, Golia, il fast fashion, il gigante rimarrà sempre là e sta crescendo in un modo per cui contrastarlo con il vintage è praticamente impossibile. E infatti il mio taglio comunicativo che do a Cocci è molto più improntato sul valore intrinseco dei prodotti, sulla storia che hanno da raccontare, più che sul fatto che sto salvando il mondo, perché direi una cosa non vera. Nel senso che sì, nel mio piccolo cerco di essere il più green possibile, il più circolare possibile, il più sostenibile possibile, però anche lì devi togliere il paraocchio e vedere cosa ti succede intorno, e quindi stiamo parlando veramente di un puntino all'interno di un macrocosmo, e non ha proprio neanche senso vendere il sogno, no? Del stiamo salvando il mondo, facciamolo per il pianeta, perché è veramente, purtroppo siamo ancora troppo irrilevanti rispetto a quello che è la domanda e l'offerta. Qual è il tuo obiettivo da qui a 5 anni con Cocci? Allora, questa è una domanda mutevole, ed è una domanda che di 6 mesi in 6 mesi, purtroppo o per fortuna, cambia, perché ogni volta che imbocco una strada capisco che ha quel tipo di ramificazione, quella cosa magari l'accantono. Quindi ti dico, la mia idea è che ovviamente io c'ho un'impronta, vorrei, mi piacerebbe che questo progetto, da progetto piccolo, amatoriale, indipendente, diventasse una realtà imprenditoriale quantomeno rilevante, sperando che divenga interessante. E quindi l'idea comunque di curare sempre una selezione vintage c'è. La mia idea è quella di non scollarmi mai da questo tipo di immaginario, magari aumentando sempre il livello della selezione, quindi magari meno pezzi, più selezionati, per dare un taglio proprio di importanza al capo che andrò a presentare. La parte di brand heritage mi piacerebbe comunque portarmela dietro, perché è molto interessante e si possono fare tante cose che possono essere apprezzabili dal mercato. E poi c'è invece tutta la parte archivio che fino a 6 mesi fa magari non te ne avrei neanche parlato, e per quello ti parlo di velocità di cambiamento di questa domanda. E la parte di archivio mi interessa particolarmente perché mi dà la possibilità di stoccare i capi che più mi interessano, quindi di non staccarmi da questa roba, avere la possibilità di raccontarteli anche magari la prossima volta in modo più interessante, perché non li ho venduti, li ho tenuti, sono là e là rimarranno, e per poi ovviamente questo tipo di archiviazione per dare un servizio ai brand che vogliono fare brand heritage, vogliono ispirarsi a questi capi, quindi proprio creare prima uno spazio digitale e poi uno spazio fisico organizzato dove i brand possono venire, prendere i capi, noleggiarli, prendere ispirazione e riportarli alla base, creando un circolo di flussi di cassa tali per cui io possa mantenermi i capi e i capi non rimangano un asset impolverato negli scatoloni, ma una cosa che possa dare possibilità sia di flussi per rimpolpare l'archivio e aumentare il boost e la forza sugli altri 2 canali, quindi prodotto, cioè crescita del prodotto creato da me e vendita di vintage. Quanti capi hai in archivio oggi? Ad oggi siamo sui 1.500 e 2.000, perché sto finendo di archiviarli, ed è la base della base della base della base, perché comunque i capi che sono entrati in questo momento sono rimasti là, no? E sempre fermi. Se questi capi cominceranno a creare questi flussi di cassa, il mio obiettivo è quello, nei prossimi 5 anni, di avere una struttura a 5 anni che mi possa permettere dal quinto anno in avanti di buttare dentro 30.000 capi l'anno. Cioè questo è proprio il mio focus. Cioè, e questa cosa qua è una cosa su cui tipo riflettevo l'altra sera, per quello che ti dico, cioè, di quanto sia mutevole questo tipo di domande, questo tipo di percezione per me, ed è che questo tipo di roba, l'archiviazione, può andare a creare qualcosa, cioè noi siamo carne e ossa, ok? E l'archivio può durare per sempre, che può diventare un archivio e chi lo sa, magari tra 100 anni o 150 anni possa diventare un museo, capito? E noi, almeno io, per come sono fatto come persona, cerca di vivere per lasciare, tutti cerchiamo di lasciare siamo talmente, ci affanniamo talmente tanto nella vita, che è cortissima, per lasciare un piccolo segno, no? E spesso non ci riusciamo, e riuscire invece a lasciare qualcosa addirittura di fisico, che possa essere legato a te, che possa essere nato da te, per me è una cosa gigantesca. Quindi
è anche un po' una cosa romantica quelli non sono 5 anni, è guardare a 60, 70, 80, 100 anni. Ho una curiosità mia personale. C'è un metodo particolare per conservare tutti quei capi? Allora, ti direi una cosa tipo sai quei servizi che si fanno in estate, tipo bevi molto durante le ore più calde, non usci Sì. durante le ore più calde, perché come tutte le cose c'è bisogno di pochissima umidità, perché ci sono dei materiali che in realtà sono immortali se non vengono utilizzati praticamente. Ci sono delle criticità su quello che è pelle, soprattutto la lana, perché la lana si tarma, e quindi ci vogliono dei luoghi il più asciutto possibile, e poi ovviamente anche la contaminazione, cioè bisognerebbe stressare il capo il meno possibile, anche se non si indossa proprio nella logistica, nel quanto si maneggia un capo, quanto si sposta, quanto viene noleggiato, quindi quante volte entra e esce. Quello comunque crea, cioè il capo è soggetto sempre a deperimento. Però già il fatto di creare un sistema per cui il noleggio sia solo improntato all'ispirazione e alla produzione di nuovo e non all'indossato, che è una cosa che non mi interessa, è già una variabile che aiuta a rallentare il processo di deperimento. Perché questa parte di archiviazione per me forse non è chiara, perché quando parlo di fare i noleggi, la gente dice ah che bello, così gli stylist, gli artisti, le cose. La mia idea è proprio quella di lavorare B2B con i brand. Non mi interessa che un capo venga preso da una stylist per uno shooting, cioè l'ho fatto e lo faccio ancora con gli amici, no? O con i progetti che penso che siano di valore, e allora sono contento di essere parte della nave, capito? Ma non voglio che quello sia il mio business. Ci sarà mai una nuova Detroit di Carhartt? Una nuova Detroit di Carhartt. O un capo che secondo te prenderà piede più avanti? Allora, identificare una nuova Detroit di Carhartt è complicato, e se avessi questo tipo di percezione qua, avrei già 1000-2000 capi di questa nuova Detroit in magazzino, che non ho. Ti posso fare un discorso un po' più macro, nel senso che ci sarà una nuova Detroit di Carhartt, non lo so, ci sarà un'era come quella del workwear che è stata per Carhartt nel prossimo futuro. Assolutamente sì, ci siamo già dentro, c'è stata tutta la coda cioè c'è stato tutto un avvicinamento, perché il canvas comunque è sempre stato, cioè era bello perché si dava una patina, prende una patina vecchia, si trovano tutte rovinate eccetera, e quindi quella era una cosa esteticamente interessante. Però veniva stampato poco il canvas, no? Quindi non eravamo troppo improntati sul pattern, ok? C'è stata un'era, se vogliamo, molto minimalista dal punto di vista delle stampe, delle applicazioni, delle decorazioni, eccetera. E tutta la coda della parte Real 3 ha introdotto a questo mondo gigantesco che sono i pattern, e nei prossimi 2 anni vedremo solo pattern, e lì ci si può divertire tanto, perché se tu sai cioè, nel senso, il vintage vive di pattern, soprattutto il militare, soprattutto i camouflage, eccetera. Certo. E quindi se tu sai cosa andare a ricercare e cosa andare a riprodurre, facendo la comunicazione giusta su quel tipo di roba lì, ci si può divertire. E ti dico, camo per il prossimo anno e mezzo, 2 anni, lo vedremo in tutte le salse. Spero che venga fatto con cognizione di causa, perché già sto vedendo stampare dei camo incredibili, dei Frogskin anni 50, dei Tiger Stripes Vietnam, US Army, così, senza sapere minimamente cosa sia. Ed è un peccato il prodotto che esce, perché se tu facessi comunicazione anche sull'ispirazione da cui hai preso, il prodotto varrebbe doppio. Io so che oltre al vintage, che è una delle tue più grandi passioni, sei anche appassionato di cinema, dico bene? Se ti dovessi fare una domanda a bruciapelo, devi sparare ad una delle due. Spari al cinema o spari al vintage? Sparo al vintage immediatamente, ed Ma come? ed è la cosa più incredibile che si potrebbe dire. Stiamo facendo un podcast, una puntata Sul intera vintage? sul vintage, e è molto semplice la cosa. Io 5 anni fa non vivevo di vintage e non facevo vintage, ed ero la stessa persona che sono oggi, identica. Se tu ti fossi seduto con me 5 anni fa, avremmo parlato di altro probabilmente, ma con le stesse modalità. Il cinema è la cosa che più ha impattato sulla mia vita e che più mi ha cambiato come persona. Quindi il cinema arricchisce il mio io personale, mentre il vintage è una passione incredibile, ma alimenta più quella vena lavorativa. E quindi io, con la pistola alla tempia, sceglierò sempre quello che è migliorativo
per quello che è la mia persona rispetto a quello che può essere il mio business. Cosa indossi oggi? Cosa indosso oggi? Oggi, allora, ecco, qui entriamo nel discorso del vintage non vintage. Quindi l'unica cosa che ho indosso di vintage è questa short jacket, che è una giacca da lavoro, si chiamano Bleu de Travail, le chiamavano, perdonatemi il francese che è tremendo. È una giacca da lavoro anni 50-60 in cotone HBT, cotone spigato. E questo cotone qua è super interessante perché queste giacche venivano utilizzate nei campi dai contadini, ma anche per tanti altri lavori di fatica. Poi sono state utilizzate anche per lavorazione industriale, quindi all'interno delle fabbriche, eccetera. E sono molto soggette a scoloritura. E quindi queste giacche nascono come blu intenso, quindi blu non navy, però come un blu super intenso, e con l'esposizione al sole vanno a perdere di colore, in un modo incredibile. Questa tende quasi dall'azzurro, stiamo già quasi arrivando al bianco. E niente, io sono innamorato di questo tipo di processo che subisce questo tessuto nello specifico, su cui sto lavorando anche su cose, su prodotti, perché mi piacerebbe riportare questo tipo di idea di cotone. E questo è un masterpiece, secondo me. Cioè è uno di quei pezzi, se mi dicessi cosa puoi scegliere 10 capi vintage da mettere all'interno del tuo armadio, non archivio, e una short jacket così, 3 tasche classiche, 4 bottoni, ce la metto sempre. Prima di salutarci, Giulio, ti chiedo, qual è il miglior consiglio che hai ricevuto dall'inizio della tua carriera fino ad oggi? Allora, il miglior consiglio in realtà è un aneddoto, nel senso che io facevo un lavoro completamente diverso. Di cosa ti occupavi? Io facevo l'area manager per un'azienda che faceva fast fashion, in realtà. Ah, ok. Quindi, Si può dire nome? Sì, intimissimi. Ah. Intimissimi, gruppo Calzedonia, ero dall'altra parte della barricata. No? Ho sempre venduto, mi è sempre piaciuto fare il commerciale e tutt'oggi sto facendo il commerciale sia di me stesso che dei prodotti. Non mi soddisfava la categoria merceologica, volevo qualcosa che raccontasse molto di più la storia, capito? Volevo anche un modo di agganciarmi, no, alla mia passione, alla storia, e probabilmente, te lo sto dicendo, non ho fatto quel discorso anni fa, è stato più un qualcosa che su cui ho riprocessato dopo, no? Di essermi avvicinato al vintage anche perché ho questo tipo di passione per la storia. E io facevo l'area manager per questo gruppo, e il più grande consiglio che mi è stato dato da il mio capo. Un giorno dovevo andare a vedere dei negozi su Parma, lui era su Modena, c'era una nevicata incredibile, e mi dice: guarda, vieni a casa mia perché non riesci ad andare a Parma, vieni a casa mia e facciamo un po' di dati insieme, guardiamo un po' due cose. E abbiamo fatto i dati, scusaci Ludovico, quindi il capo del mio capo, che era Camillo, per questa cosa, però abbiamo anche parlato di altro, e lui praticamente aveva già visto questo mio tipo di interesse per il vintage, per i capi con storie, eccetera, e lui mi fa: guarda, c'è un libro che mi ha cambiato la vita, che è Let My People Go Surfing, che è di base la monografia del fondatore di Patagonia. Ok. E dove parla proprio della nascita del brand, di come è stato sviluppato e da cosa nasce proprio questa necessità sua di fondare questo brand outdoor. E lui mi fa: leggiti questo libro, perché a me ha cambiato la vita, e secondo me a te può dare un'impronta importantissima. Mi fa: tu non sei destinato a fare questa cosa qua, e mi dispiace, mi dispiacerà perderti nel team, non so quanto sia giusto professionalmente parlando darti questo output, però tu sei destinato a fare altro, e quindi leggiti questo libro. E io 1 mese e mezzo dopo mi sono licenziato. Wow. Sì. Incredibile. Sì. Grazie mille Giulio per la tua testimonianza. Grazie a voi per questo spazio e grazie a voi per la Grazie mille.